Non si parla d'altro che del confronto fra Marquez contro Bagnaia, dell'inizio fulminante del primo e zoppicante del secondo. Da una parte i complottisti, dall'altra i te lo avevo dettisti e i si sapevisti. I complottisti sono quelli che mi fanno più paura perché sono più avanti con le argomentazioni e se dopo 2 gare siamo messi così, non voglio immaginare cosa succederà se Marquez continuerà a dominare. Però i complottisti sono anche sconfitti in partenza. Se le cose continueranno così dovranno inventarsi veramente delle cose fantascientifiche e stratosferiche e se invece cambieranno sarà definitivamente messa a nudo la loro inconsistenza. Questo video offre una spiegazione scientifica, diciamo, della situazione. Ma come Mr. Helmet sai sempre tutto tu come al solito? Va bene. Ho aspettato a leggere le varie argomentazioni, mi sono guardato i risultati degli ultimi anni prima di tirar fuori il pezzo. Ve lo dimostro, guardate il video e capite cosa intendo quando mi voglio riferire alla storia del salto dello squalo. Ci siete? Dai! Ciao da Mr. Helmet, ve lo dico subito, supportate il canale, mettete il like se vi piace questo modo di argomentare, soprattutto se volete sostenere un canale indipendente, che è sempre difficile fare affermazioni tutto sommato scomode e fastidiose. Ci proviamo, vedete un po' voi come potete aiutare Mr. Helmet. Allora, è una situazione di realtà che supera le aspettative e le illusioni, ok? L'inizio del mondiale MotoGP 2025 ha colto di sorpresa molti, ma non chi ha sempre analizzato i fatti, andando oltre il tifo e le narrazioni preconstituite, preconfezionate, insomma, un po' dal tornaconto e dalla ricerca di un erede, no? E i preconcetti alimentati negli anni, una cosa che continua anche ai giorni nostri, come vedete da questo articolo, ok? Pecco Bagnaia 2 volte, e non è poco, campione del mondo MotoGP, esce per qualcuno da 4 gare, 2 sprint e 2 long race, con un bilancio preoccupante. Nessuna vittoria, nessun secondo posto. Argentina e Thailandia, tracciato quest'ultimo, dove dominava, oggi lo vedono arrancare, ok? Non è un problema tecnico, è un problema culturale, insomma, e a dirla tutta poi i risultati di Bagnaia non sono nemmeno così scadenti perché sul podio ci è comunque salito e anzi è stato uno dei suoi inizi migliori negli ultimi anni. Lui è migliorato, Bagnaia è migliorato, ma prende 6 secondi a gara circa, ma insomma allora qual è il problema? Ve lo dico io, che prima lo hanno pompato e adesso lo scaricano, cosa che ho già lamentato in diverse occasioni. E il video potrebbe finire qui, però voglio provare a darvi tutta una serie di spiegazioni che hanno portato a questo stato d'animo suo, della stampa e dei tifosi. Allora, il primo punto è quello della sopravvalutazione strutturale di Bagnaia, ok? Per anni Bagnaia ha corso con la miglior Ducati ufficiale, quella che arrivava prima alle evoluzioni, quella attorno a cui si sviluppava tutto. Gli altri, anche se avevano una Ducati, se hanno avuto una Ducati e hanno una Ducati, non erano sul suo stesso piano tecnico, anche se ci raccontavano le cose diversamente e se lo erano, quando lo erano, non avevano comunque l'attenzione del team ufficiale. Eppure Bagnaia non è mai stato imbattibile, ha vinto dei titoli, certo, ma ne ha anche persi e a differenza di ciò che molti vogliono credere, non ha mai veramente combattuto ad armi pari. Oggi che le Ducati satellite, chiamiamolo così, private, sono finalmente più vicine alla sua Ducati ufficiali, le sue prestazioni si sono normalizzate. Sono scadenti? No, sono normalmente buone. Ok? Il secondo punto è le aspettative irreali sul campione imbattibile. Ok? Il secondo grande errore è stato costruire attorno a Bagnaia l'aura dell'imbattibilità, come se fosse immune al confronto in modo naturale. Ogni volta che perdeva il motivo era altro, gomme, complotti, strategie avversarie, pressioni, incidenti, gente che lo faceva cadere. Mai, anche quando queste cose erano vere, mai comunque una vera ammissione di inferiorità sportiva, anche momentanea per la singola giornata, mai. Un po' è lui con il suo carattere, un po' è stata la necessità mediatica, diciamolo, di dare valore mitizzante
alle sue vittorie e giustificare le sue sconfitte come se non fossero veramente causa sua. E lui, già predisposto, ci ha voluto credere. Per darvi un'idea di tutto, quando finisce il video potete ascoltare la sigla, quella di Mr. Helmet, con tutte le scuse usate per difendere Bagnaia, oltre a quelle usate da lui stesso. Ok, a fine video c'è la sigla e magari vi fate un paio di risate amare. Dicevamo, questo ha reso la narrazione distorta e ha contribuito a creare uno scollamento fra ciò che Bagnaia è veramente, cioè un pilota fortissimo, e ciò che si voleva che fosse, cioè un marziano imbattibile, erede di qualcuno che sappiamo. Okay? Il terzo punto è la sottovalutazione di Marc Marquez. La terza illusione riguarda appunto Marc Marquez. Considerato da molti finito dopo gli infortuni, era stato liquidato come un pilota ormai del passato, sviluppatore addirittura incapace, che addirittura era la causa dell'involuzione di Honda. Da lui addirittura, e se siamo al terzo addirittura, abbandonata e lasciata nei guai. In aggiunta, l'aura di antipatia, scorrettezza e pericolosità di Marquez ereditate dalle faccende del 2015. Okay? Invece, con una Ducati 2023 di Gresini inferiore alla 2024 di Bagnaia, Marc Marquez è stato l'unico capace di compiere vere imprese, scioccando anche quelli che in Ducati leggevano i dati. Okay? L'errore è stato doppio: sottovalutare il suo lavoro nel 2024 facendosi l'idea che la GP23 e la GP24 fossero uguali, non ci fossero comunque differenze sostanziali, e non vedere cosa con quella moto invece facevano gli altri, ovvero molto poco. Marc Marquez ha chiuso terzo, ha battuto Bastianini e Morbidelli sulla GP 24 e ha battuto tutte le GP23, nessuna delle quali ha vinto. Basterebbe questo, eppure non basta. L'errore di valutazione è stato grave perché Marc Marquez non ha mai smesso di essere un talento unico e ora che è guarito e ha anche una moto competitiva è tornato a far paura. Oltre questo, abbiamo sempre assistito anche a una sottovalutazione umana di Marquez. È antipatico, è negativo, divide il box, e invece risulta tutto il contrario. E a nulla è servita la campagna mediatica che ha visto addirittura scendere in campo Valentino Rossi, che in inverno si è fatto intervistare apposta da un suo dipendente, ovvero Migno, ed è sceso in campo cercando di togliere valore al suo ingaggio, quello di Marquez, da parte di Ducati, ok? Definito addirittura una barzelletta. Va bene. Il quarto punto è la sottovalutazione anche di Alex Marquez e della competitività delle Ducati. Allora, Alex Marquez è sempre stato trattato da fratello di come un ripiego, ma quest'anno con una Ducati 2024, una GP24 sotto al sedere, ha dimostrato di saperla sfruttare alla grande, mettendo in difficoltà Bagnaia. Il fatto è che oggi molti piloti hanno a disposizione moto simili, quasi identiche alla sua. Questo ha tolto a Bagnaia il vantaggio tecnico e ha messo a nudo le differenze di talento e adattamento. Una cosa molto importante, l'adattamento in un campionato lunghissimo. Bagnaia, che come ha detto non corre certo per fare quarto, l'ha detto, poi però si contraddice dicendo che meglio di quarto non avrebbe potuto fare, e ci riferiamo all'Argentina. Deve stare attento Bagnaia, almeno questa è la mia opinione, a non collezionare anche dei quinti, sesti e settimi posti, perché Morbidelli e Di Giannantonio non stanno certo lì a guardare, e uno dei due lo ha già battuto proprio in Argentina. Okay? Il punto 5 è la faccenda del campione che però non è fenomeno, ok? Pecco Bagnaia è un campione, chi lo nega è cretino, cioè è evidentemente un cretino, però non è un fenomeno assoluto Bagnaia. In un contesto in cui molti piloti forti hanno moto molto simili alla sua, le sue vittorie non sono più garantite. Il problema è questo: possono arrivare le vittorie, non ci sono problemi, ma non ci sono garanzie. Fino ad oggi vincere per Bagnaia è stato sempre considerato un atto dovuto, da qui anche le pressioni che ha ricevuto e riceve. Quindi questo è un modo sbagliato da sempre di vedere le cose, okay? Soprattutto sul lungo periodo, quando gli errori si possono manifestare.
non è mai stato un atto dovuto, perché se è vero che ha vinto 2 mondiali Bagnaia, è altrettanto vero che è stato battuto lo scorso anno proprio da Jorge Martin, con una moto uguale alla sua, dopo che Martin ha aggiustato il tiro rispetto alla stagione precedente. È stato battuto poi Bagnaia anche da Quartararo. Oltre a questo le sue vittorie, sempre quelle di Bagnaia, non sono mai state frutto di uno strapotere, no, netto, ma sempre abbastanza un po' combattute e faticose. Vedi proprio quella contro Quartararo, aiutato Bagnaia da tante Ducati che facevano il gioco di squadra, e non si può negare, contro uno che aveva una moto inferiore, non si può negare, tanto che io avevo fatto anche questa vignetta qui, ok? Questa vignetta qui. Oggi con una Ducati 2024,5 o punto 9, come la vogliamo chiamare, ufficiale, sviluppata da lui ultimamente e attorno a lui negli ultimi anni, perché la moto insomma è un'evoluzione, Bagnaia non è riuscito a vincere ed in un caso ha mancato anche il podio, e non è certo per sabotaggi che è successo. Ok? Arriviamo quindi al punto 6, che è la fine dei complotti e l'inizio della realtà. Allora, l'idea che Ducati possa sabotare un suo pilota ufficiale, e non si parla di scelta fra 2 piloti di cui uno deve vincere, no, sabotare un suo pilota ufficiale, perché questo dicono, per di più nei primi 2 weekend di 22 weekend di gara previsti, è semplicemente assurda, okay? La realtà è che oggi la competitività interna, quella fra Ducati, è aumentata e Bagnaia non è più il riferimento unico e intoccabile. Lo hanno detto chiaramente sia Gigi Dall'Igna che Davide Tardozzi. 2 punti, virgolette, nessun problema tecnico, nessuna scusa. Quindi solo prestazioni inferiori a quelle degli altri. Lavoriamo su Bagnaia, il che vuol dire Bagnaia deve lavorare, il che vuol dire Bagnaia si deve svegliare, ok? Allora, la cosa che mi preoccupa di più, però, non sono i risultati di Bagnaia, ma il suo atteggiamento, che non è, non so se lo è mai stato, non mi ricordo, ma insomma attualmente non è quello di un leader che vuole tenere, o meglio si vuole riprendere il box e il ruolo di prima guida. Non lo dice Pecco e non ci prova nemmeno. Il suo ruolo, quello che sembra adottare ultimamente, è quello della vittima di un non qualche accadimento, di un qualche accadimento incomprensibile. È questo che alimenta la fiamma del complotto dei suoi sostenitori o dei detrattori di Marquez, perché Pecco non è chiaro. Dice sì, ero inferiore dal punto di vista delle prestazioni, però poi anche devo capire, questo non aiuta. Non aiuta i sostenitori di Bagnaia, che spesso sono i detrattori di Marquez, perché le categorie, è innegabile, spesso coincidono. E soprattutto non aiuta il fatto che Bagnaia ora chieda di tornare alla versione 2024 della sua moto. È una cosa emblematica. A me sembra la richiesta di un pilota che non trova più sicurezza nemmeno sul suo percorso di sviluppo, che vede sgretolarsi le certezze sotto i colpi dei nuovi e vecchi avversari. Parliamo di moto che ha sempre sviluppato lui. Ok? Allora, ci sono delle cose gravi che Bagnaia può causare se torna alla GP24. Adesso io ve le dico, però prima voglio parlarvi di un amico che supporta Mr. Helmet. nordvpn.com slash Mr. Helmet, nordvpn.com slash Mr. Helmet, se volete navigare in sicurezza, in privacy totale, e se volete diciamo così, evitare i rischi di scaricare malware. Arriva un messaggino all'improvviso che vi dice di fare refresh sugli account, di fare delle verifiche, magari voi siete in viaggio, siete impegnati, avete da fare, quei messaggini lì arriva sempre quando uno è preoccupato o ha cose più importanti a cui pensare, e siete bucati dagli hacker. Non pensate che queste persone vadano solo dalle grandi aziende, in realtà si impossessano un po' di tutto quello che riescono a trovare e dove c'è meno presidio. Con NordVPN siete tranquillissimi, non avete alcun problema, e perché vi avverte, e soprattutto navigate in totale privacy e anonimato, che è una cosa molto molto importante. Con NordVPN voi avete anche la possibilità di geolocalizzarvi in 111
paesi diversi, quindi guardare se siete in vacanza all'estero la vostra amata TV italiana o viceversa dare uno sguardo all'informazione negli altri paesi come se foste lì, quindi anche con motori di ricerca e tutto il resto, prenotazione viaggi, prenotazione servizi, eccetera, come se fosse del posto, risparmiando anche qualche soldino. Ma la cosa più importante è, ricordate, la threat protection, quindi la minaccia dal phishing e tutte le altre aggressioni che possono avvenire su web mentre voi navigate tranquilli cercando di lavorare o di divertirvi. nordvpn.com/Mr. Helmet è questa l'offerta dove potete risparmiare fino al 74% e avere anche 4 mesi omaggio e anche supportare Mr. Helmet. Tenete conto che NordVPN potete metterlo e installarlo su 10 dispositivi, che vuol dire smartphone, tablet, PC fisso, notebook, il computer di vostra moglie e qualche altro in auto, eccetera. E quindi soprattutto avete la protezione garantita. Andiamo avanti e vediamo le cose che Bagnaia, le cose gravi che possono succedere a Pecco qualora decidesse di tornare alla GP24. Allora, con il ritorno alla GP24, allora innanzitutto fa una cosa molto brutta per sé, cioè scredita, getta discredito su se stesso e su tutto il suo lavoro, quello nuovo, quello dell'inverno, ok? Allo stesso modo scredita Ducati a livello di fiducia ed immagine, perché evidentemente non si fida del lavoro di sviluppo, seppur non completo, che il suo team sta facendo. E poi una cosa molto importante è che abbandonando la nuova moto, tornando alla vecchia, dà di fatto via libera a Marquez come riferimento per eventuali sviluppi. E voi sapete cosa vuol dire questo nel box, vuol dire rischiare di perdere un ruolo molto importante all'interno della squadra per un pilota che è già da tanti anni in questa squadra qui, ok? E soprattutto una cosa molto pericolosa per il futuro è che tornando alla GP24 Bagnaia si mette in una situazione in cui se finisse dietro alle altre 2024 sancirebbe definitivamente il fatto che ha sempre vinto perché ha avuto la moto migliore, perché a parità di migliore di moto, non vincendo più, le cose comincerebbero a tornare. Ecco, tutto questo porta al punto 7, che è la storia del salto dello squalo che avete visto nella copertina. Allora, nel mondo della televisione si parla di salto dello squalo quando una serie, una situazione, in questo caso la situazione, la storia di Bagnaia, supera il punto di non ritorno, diventando un po' caricaturale, un po' forzata, fuori fuoco, irrecuperabile. In MotoGP Bagnaia potrebbe aver fatto il suo salto dello squalo con le dichiarazioni ambigue dopo la Thailandia. Dobbiamo capire cosa è successo, ammissioni però allusioni mai troppo chiare, comportamenti da vittima invece che da leader, sfiducia del suo stesso lavoro e del programma portato avanti da lui stesso e dalla squadra per tutto l'inverno, perché di fatto questo è, dopo aver detto di essere d'accordo con Marquez su tutto. Tutto questo, tutti questi dubbi, mentre invece dall'altra parte il suo compagno di squadra è super contento, super fiducioso, super felice. Okay? Eh già, perché tutto questo accade mentre in casa Ducati non c'è il disastro, ma in casa Ducati un certo Marc Marquez, appena arrivato, ha vinto al debutto tutto, sempre, e lavora, sorride, non si lamenta e va sempre fortissimo, okay? Sempre fortissimo, è al settimo cielo e con lui tutta la squadra. Quindi piace a tutti perché quelli che vediamo non sono festeggiamenti o atteggiamenti di circostanza, tanto che danno fastidio a molti tifosi di Bagnaia e detrattori di Marquez, ok? Il tutto, e parlo sempre di Marquez, dopo aver rinunciato a centinaia di milioni fra contratti e sponsor, i 100 milioni che si è saputo poi essere gli stati proposti da Honda, un'annata si è fatto con un team clienti in cui sapeva benissimo di non poter vincere, ma che era la strada per arrivare in rosso, la rinuncia a degli sponsor importanti come Red Bull, Samsung e tanti altri. Insomma, da un lato uno che ha sempre avuto tutto, ha vinto, poi nonostante avendo avuto tutto non è riuscito ancora a vincere, è Bagnaia, e piange perché non vince, e dall'altro uno che invece è stato infortunato per lunghissimo tempo, ha rinunciato tutto per vincere e nonostante tutto è sempre contento, ok? Questa cosa che la stampa
lo ha sempre pompato e adesso un po' lo scarica facendo migliaia di articoli inutili sulla situazione, eccetera, eccetera, logora moltissimo Bagnaia, ok? Lo sta consumando, ok? Il rischio per Bagnaia è creare una frattura insanabile con il management Ducati, comportandosi in un certo modo negativo, un po' positivo, un po' neghittoso. Bagnaia dovrebbe fare una telefonata a Dovizioso e chiedere a Dovi cosa significa far incazzare Dalligna e creare una frattura, cioè una roba tipo questa a Dalligna, a Tardozzi e a Ducati in generale, ok? E poi perdere il ruolo di riferimento del team proprio nel momento più delicato, creando per se stesso una profezia che si autoavvera, cioè creando egli stesso quelle ipotesi complottiste che vedevano Marquez arrivato per togliergli il posto di sicuro e arrivare già con tutti i favori, con tutte le situazioni decise e tutto il resto. È una situazione questa qui che rischia di essere opera dello stesso Bagnaia, che per sfuggirla si comporta in modo strano e la fa accadere, ok? Questa è la profezia che si autoavvera. Allora, vi riepilogo qual è la lezione di lucidità che serve a tutti, perché tutti dobbiamo guardare il campionato gara per gara, e poi anche gli errori che molti, non tutti, ma molti hanno fatto. Ve li ripeto velocemente: sopravvalutare Bagnaia, sottovalutare Marc Marquez dal punto di vista sportivo, tecnico e umano e fisico, sottovalutare anche Alex Marquez, ma non solo, anche Morbidelli, Di Giannantonio, eccetera, e ignorare le differenze fra la GP23 e la GP24, nonostante lo stesso Dalligna abbia parlato chiaramente con le cose che si potevano fare sulla GP23 e sulla GP24. E poi soprattutto credere in un Bagnaia imbattibile che non è mai esistito. Allora, inventare complotti o agenti esterni, situazioni paradossali, inspiegabili ogni volta che la vittoria non è arrivata o non arriva. Ok? Un altro errore è credere che il campionato sia finito e che Bagnaia non possa riprendersi, perché alla fine lui è uno di quelli che si è sempre partito male, si è sempre ripreso in qualche modo, o che Marc Marquez non possa mai sbagliare, perché anche questo va preso in considerazione, ok? Game is not over. Ok, sono questi gli elementi che spiegano la situazione attuale. Ovviamente, secondo me, il resto lo fa una settimana di pausa che riempie riviste e siti con opinioni e retroscena forzati e inutili, come gli articoli sugli sguardi, le telefonate alla fidanzata e tutte queste fesserie, specie quelle che fomentano i bimbi minchia, quando invece no, Marquez aveva detto che Pecco è un pilota da gara lunga e non della domenica in senso offensivo, cosa che invece è vera, perché senza le sprint Bagnaia l'anno scorso avrebbe vinto, e quindi le giustificazioni che usavano per difendere Pecco adesso le tirano addosso a Marquez, ed è tutto inutile, credetemi. Anche questo video io lo faccio perché questo weekend non ci sono gare, altrimenti mi occuperei di altro, ok? Allora, la verità è molto più semplice: fino ad oggi Bagnaia è stato battuto, punto. Cambiare le cose dipende soltanto da lui. Però potrebbe essere già tardi, perché a me sembra che fra tutti l'unico che sta cercando di peggiorare la sua situazione, visto che lo stanno tutti aiutando, sia lui, la stessa persona che prima o poi la peggiorerà. Ok? Ciao da Mr. Helmet. La gomma non si è accesa. Tanto materiale da testare. Lo voglio boicottare. Enea metteva solo la benzina. Altro che merde zil piangina. Bravo, c'era una cunetta. Sto testando troppo. La moto solo io l'ho sviluppata e mi premiate con la gomma fallata. Mr. Helmet, e adesso imannami. Tanto quello sai fare. Mettici la faccia dopo quello che è successo con Nasca. Fratelli cattivi, spagnoli recidivi, amici del complotto, fornai del biscotto, amici di Espeletta, vogliamo vendetta, la pista scivolosa, la gomma difettosa. Alex mi ha visto e mi ha insultato. Mr. Helmet, tu che cosa hai vinto? Mr. Helmet, tu sai solo parlare, i Marquez merde mi hanno spinto. Mr. Helmet, e adesso bannami, tanto quello sai fare.
viaggiare, troppo difficile da capire. La ghiaia è troppo grossa. Poi voglio capire cos'è successo. 3 volte mi sono venuti addosso. Troppe cadute non è normale. Lui pagava in pista, io mi gioco il mondiale. Spagnoli, bimbi, minchia, amici di Dallinia, quei venduti di Ducati, mondiali truccati. Mister Helmet, e adesso bannami, tanto quello sai fare. Mettici la faccia, pensa a quello che è successo con Nasca. Bimbo, 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 minchia, viva Pecco Bagnaia. Fratelli amici della ghiaia che non sanno sviluppare. Faceva tutto Pedrosa, torna in spagnola, non ci vuole molto a capire. E tu dal divano a parlare. Michelin gli dà le gomme brutte, Tardozzi e Dallinia traditori, ci avete ingannati, adesso vendo la mia Ducati. Mister Helmet, e adesso piannami, tanto quello sai fare. Mettici la faccia, pensa a quello che è successo con Nasca. Stanno facendo i trucchetti, non si tratta di complotto, stanno rifacendo il biscotto. Mister Helmet che odi gli italiani, sei solo invidioso, amico del mafioso. Ci si azzecca a pensar male, aveva ragione Vale. Michelin gli dà le gomme brutte, per farlo vincere le inventate tutte. Ducati venduti, beh, il merde vi fa vendere le moto e resterete soli, la mafia dei spagnoli. E adesso bannami, glielo vogliono far vincere agli spagnoli. Non comprerò più una Ducati e voi date addosso a un italiano. Meditate gente, vedrete quando lui avrà la moto in mano. E adesso bannami che tu quello sai fare, ma tu che cosa hai vinto? Parli dal divano con quella faccia. Ciao ciao e salutami Nasca.